Federichetti è stata assolutamente una donna eccezionale e del tutto particolare nel contesto in cui ha vissuto. Una donna dei primi anni del Novecento che da sola con sua madre si è trasferita da Savona a Milano ed ha saputo mettere in piedi un'azienda che inizialmente produceva tappeti. Federichetti riesce ad interpretare una scena all'interno degli anni 30 del Novecento che sicuramente era una scena tipicamente riservata agli uomini. Il suo concetto di mettere insieme l'arte con l'artigianato si sposta sempre più verso l'arte. Ad esempio iniziano una serie di collaborazioni ed amicizie con grandissimi artisti, allora giovani. Tra queste collaborazioni sicuramente determinante ricordare la lunghissima amicizia e collaborazione professionale tra Federichetti e Gio Ponti. Oltre a questo, la vena artistica di Federichetti l'ha portata ad avere amicizie anche con grandi pittori. Un altro artista di fondamentale importanza nella collaborazione professionale con Federichetti è stato René Gruor, diventato famoso per aver contribuito all'affermarsi del marchio Dior. Durante il periodo di collaborazione con Federichetti ha lasciato dei disegni stupendi. Federichetti negli anni 50, 60 e poi anche 70 è ormai una imprenditrice affermata, incomincia ad esportare i propri prodotti in Inghilterra, in Francia, fino ad arrivare negli Stati Uniti, dove nel 1961 apre un suo showroom in Madison Avenue a New York. Una cosa che mi piace tanto ricordare è una sua bellissima fotografia a Cannes sulla Croisette quando sta partecipando ad un concours d'élégance di auto d'epoca e lei che sale su questa bellissima automobile e che con il tempo riuscirà anche a produrre, a disegnare degli interni per un Alfa Romeo che diventerà assolutamente bellissimo. Sicuramente un personaggio eclettico, particolare, ha vissuto una vita completamente dedicata all'arte dei suoi tessuti, i tessuti d'arte di Federichetti. L'occhiale è un oggetto assolutamente affascinante, è una sintesi tra un accessorio con una grossa valenza estetica e uno strumento a supporto di una carenza visiva che la persona appunto può avere. Quando io progetto un occhiale cerco di trovare l'armonia perfetta tra queste due esigenze, perché guardando in faccia una persona prima noto l'occhiale, poi vedo il viso. Bello, comodo. L'occhiale che io progetto è la sintesi della nostra eredità e quindi di tutto quello che è l'archivio storico e un'esigenza contemporanea, stimoli che vengono dal contesto in cui viviamo, dall'ambiente in cui viviamo, dai colori che ogni giorno incontriamo sia nella natura che nella città che nei nostri spazi abitativi. L'occhiale che io faccio è un oggetto di design con un grandissimo gusto milanese e mi piacerebbe che questo gusto venisse riconosciuto e portato in tutto il mondo, così come Milano ormai è una capitale europea e mondiale, lo stesso questo oggetto deve essere la sintesi proprio di questo elemento. Il colore è qualcosa di veramente importante e deve essere sempre visibile ma mai invadente. La mia scelta solitamente ricade su quei colori che hanno una predominanza di colori base caldi, quindi provenienti dalla terra, rispetto invece ai colori freddi, quindi che derivano dall'acqua. Perché i colori freddi sono sicuramente più brillanti ma staccano maggiormente, non mi consentono di arrivare a quel grado di armonia che io cerco. Le forme dei miei occhiali quasi sempre derivano da un'elaborazione delle forme che io vado a ritrovare nei disegni che compongono il nostro archivio storico.
ho la fortuna di poter attingere a dei segni bellissimi fatti da autori incredibili. Il loro segno mi consente di recuperare delle forme che io vado poi a trasformare in occhiale con degli inserimenti di colori apparentemente a contrasto, ma che in realtà sottolineano proprio questo segno grafico. Lo stesso vale per esempio le stanghette, quelli da donna, derivano da un disegno grafico che fa parte del nostro archivio, che mi ha suggerito questa curva che rende l'occhiale molto lezioso, ma che mi consente di dare un comfort anche di indossato. Ho ricevuto recentemente un complimento che mi ha fatto molto piacere, una persona molto attenta alla moda e al design, che però mi ha raccontato che non si toglierebbe mai gli occhiali neanche per andare a dormire, tanto sono confortevoli e appoggiati bene sul suo viso. Ecco, questo è esattamente la sintesi di quello che io mi aspetto da quello che vado a creare: eleganza, design e comfort.